Benvenuti, romantici irriducibili e cacciatori di verità nascoste tra le pieghe del destino. Siete di nuovo nel salotto più esclusivo di YouTube. Questa è Turkey News Magazine. Quante volte ci chiediamo se le favole che vediamo sullo schermo continuino a respirare quando le luci si spengono, se quegli sguardi che ci hanno fatto sognare custodiscono ancora un fuoco che non si è mai davvero spento. Oggi non vi porto un semplice bisbiglio da corridoio. Oggi vi accompagno dentro una notte di compleanno che doveva essere routine scintillante e invece è diventata teatro di confessioni a cuore aperto e ritorni che nessuno si aspettava. I protagonisti? Barbaktas e Yağmur Yüksel, due nomi che già da soli riempiono le stanze. Prima di srotolare ogni dettaglio, vi chiedo un gesto di lealtà: iscrivetevi ora al canale, attivate la campanella e, se volete essere l'anima di Turkey News Magazine, prendete in considerazione l'idea di unirvi come membri. Un piccolo click per voi, un mondo di contenuti per noi. Immaginate un salone avvolto nel lusso, i lampadari di cristallo che rifrangono la musica come se fossero gocce di luce, il profumo dei fiori che si mescola a quello dei profumi più ricercati. È il compleanno di Barbaktas, un evento atteso, curato al millimetro, con la crema dello spettacolo venuta a brindare all'uomo del momento. Bar attraversa la sala con quel magnetismo che nessuno può imparare, lo sguardo caldo, la postura di chi sa occupare lo spazio senza sforzo. Tutto scorre secondo copione, risate, flash, brindisi, abbracci, parole fatte e sorrisi di circostanza. Eppure, chi conosce davvero il cuore umano sa che proprio nel rumore più alto si nasconde il silenzio più eloquente. Il punto di svolta arriva durante un momento apparentemente ordinario, il brindisi. Un cerchio ristretto di amici, un calice che cattura le luci come una stella, e Bar che non sceglie la strada delle frasi di rito su successo e traguardi. Solleva il bicchiere, lascia vagare lo sguardo oltre la folla, più lontano delle pareti, forse dritto in un ricordo. Poi, con un mezzo sorriso dalle sfumature malinconiche, mormora: in questo periodo mi manca la presenza di chi sa vedermi senza filtri. Non dice mi manca l'amore, ma mi manca quella persona capace di volermi bene per ciò che sono. Una sfumatura che pesa più di 1000 dichiarazioni. E aggiunge, con voce bassa ma decisa: vorrei accanto a me qualcuno che riconosca l'uomo prima del personaggio. Stasera, questo è l'unico desiderio che ho. Cala un silenzio denso, tanto che si potrebbe toccarlo. Nessuno osa fare domande. Nessuno osa pronunciare un nome. Eppure, nei cuori dei presenti, quel nome rimbalza forte come un tamburo. Proprio mentre l'aria resta sospesa su quella missione, il destino gioca la sua carta più audace. Le porte si aprono e compare una figura che non era su nessuna lista ufficiale. Un ingresso discreto, eppure capace di cambiare il battito collettivo della stanza. È Yağmur Yüksel. Un abito nero di un'eleganza disarmante, linee semplici e taglio chirurgico, bellezza che non chiede il permesso. Entra accompagnata dalla sua rappresentante, ma non serve alcun annuncio, la sala vibra. Sguardi che si cercano, parole sottovoce, domande che non trovano ancora risposta. Perché è qui? Chi l'ha invitata? O forse ha scelto di sfidare l'etichetta e presentarsi guidata solo da un impulso che non si discute? Chi c'era giura che sul volto di Bar sia passato qualcosa di più di una semplice sorpresa, il sollievo di un assetato che rivede l'acqua. Si avvicina a Yağmur senza la cautela fredda di un collega, ma con l'autenticità di chi ritrova una parte smarrita di sé. Si scambiano parole misurate, poi spariscono quasi all'istante sul terrazzo, lontani dal brusio e dagli obiettivi indiscreti. Sotto il cielo di una notte che sa di promessa, parlano per minuti che sembrano ore. Cosa si siano detti resta tra loro, eppure piccoli frammenti filtrano. Quando ho visto l'invito ho esitato, confida Yağmur quella stessa sera a un'amica. Non sapevo se fosse la cosa giusta. Ma dentro di me qualcosa ha spinto verso questa porta. Una forza invisibile, un filo rosso che non si è spezzato. Un video sfugge ai controlli, invisibile come una goccia nella pioggia e poi virale come un lampo, li ritrae mentre ridono. Non la risata gentile imposta dalle convenienze, ma quella complice di chi ha un alfabeto in comune fatto di ricordi e segreti. Nessun bacio rubato,
nessuna scena teatrale. Eppure l'elettricità è lì, quasi tangibile. Un testimone giura di aver sentito Bar sussurrare una frase che vale più di qualunque regalo costoso: non voglio pacchi scintillanti stasera. Il dono, Yağmur, è averti qui accanto. Amici di Turkey News Magazine, fermiamoci un momento. La sentite la densità di queste parole? Può esistere davvero la neutralità quando l'intensità ha questo peso? Possiamo crederli solo amici dopo uno scambio simile? O questo arrivo inatteso è l'inizio di un ritorno che aveva solo bisogno del tempo giusto? La serata non finisce lì. L'immagine destinata a restare incisa negli archivi dei sentimenti arriva al momento dei saluti. Yağmur, fedele al suo stile misurato, sceglie di andare via tardi, senza rubare la scena. Bar, perfetto padrone di casa ma soprattutto uomo che fatica a lasciare, l'accompagna all'uscita. Non c'è un abbraccio da copertina, e forse proprio per questo il gesto che accade ha più forza: le mani si sfiorano, si trovano, si intrecciano per un respiro. Un attimo fermato dai paparazzi abbastanza per infiammare la rete. Titoli a caratteri cubitali, quella stretta che riaccende la speranza. Il giorno dopo, le linee telefoniche delle redazioni bollono. In un'intervista radiofonica, al presentatore che non resiste alla tentazione di chiedere, Bar risponde con una cura quasi poetica. È stata una notte speciale. A volte la presenza dice ciò che le parole non sanno spiegare. Non conferma, non smentisce. Lascia una porta socchiusa, e l'aria passa proprio da lì. E Yağmur? Regna come sempre la discrezione. Sul suo profilo spunta una storia, un cielo stellato, vasto e calmo, accompagnato da una canzone nostalgica e da una didascalia semplice: grazie per la notte. I fan più attenti, veri detectives del cuore, notano un dettaglio da brividi. Quel brano fu la colonna di una scena iconica che li vide insieme davanti alla macchina da presa, quando i loro personaggi si promettevano di riconoscersi sempre, anche al buio. Coincidenza? Le voci corrono, diventano fiumi. Chi lavora dietro le quinte sussurra che, anche se non c'è un ritorno ufficiale, i due sono tornati a essere una presenza costante nelle giornate l'uno dell'altra. Tra loro c'è un patto invisibile che il tempo non logora, dice chi ha condiviso 7 pause caffè. Ma il vero colpo di scena riguarda i progetti. Un agente di casting si lascia sfuggire che si sta ragionando su qualcosa a due, non un colossal, ma un contenuto intimo, forse un corto o una campagna che trasformi quella chimica riconquistata in immagini nuove. In rete, l'argomento vola. I loro nomi uniti tornano in tendenza globale. I montaggi che mescolano i frammenti della festa con le scene del passato raccolgono milioni di visualizzazioni. La nostalgia si mescola a un'attesa febbrile. Appartengono alla stessa storia, scrivono da Istanbul a Madrid, da Roma a San Paolo. Quell'energia non si fabbrica. O c'è o non c'è. Arriviamo così alla fine di questo racconto che assomiglia a un romanzo ancora aperto. La vicenda tra Bar Baktas e Yağmur Yüksel non ha ancora scritto la parola fine. Quella notte di compleanno ha lasciato una traccia che il tempo non cancellerà facilmente. Come ha detto Bar salutando gli amici più stretti, quando ormai il ghiaccio nei secchi si era sciolto e la musica era un sussurro: ci sono momenti che non vanno spiegati. Vanno sentiti. E voi? L'avete sentita questa vibrazione passando dalle mie parole ai vostri pensieri? Credete di essere davanti all'alba di una nuova stagione per Bar e Yağmur, o pensate che resterà una notte sospesa, unica e irripetibile? Ditemelo nei commenti, voglio leggere la vostra lettura, perché la nostra community è la più attenta alle sfumature. E ricordate, se volete sostenere Turkey News Magazine, se volete che continuiamo a portarvi esattamente lì dove il cuore dello spettacolo batte più forte, mettete un mi piace, condividete questo video e soprattutto valutate di unirvi con il pulsante iscriviti. Più siamo, più la nostra voce arriva lontano. Grazie per essere stati qui con me, amici di Turkey News Magazine. Alla prossima emozione, al prossimo sogno che ci stupirà con il suo tempismo perfetto. Prima di salutarci, vi lascio un ultimo pensiero. Le storie vere non sono quelle che non inciampano mai, ma quelle che, pur cadendo,
Hanno il coraggio di rialzarsi con una luce nuova. Forse è questo che abbiamo intravisto tra un brindisi e un terrazzo, due persone che, superato il rumore, tornano ad ascoltarsi. E quelle mani che si cercano, per quanto solo un istante, raccontano più di 1000 dichiarazioni ufficiali. Ci vediamo presto qui, perché le domande migliori non hanno bisogno di un punto, ma di un respiro in più. E il nostro, stasera, è tutto per Bare Yamur, per un destino che sa ancora sorprendere chi crede nella delicatezza delle seconde possibilità. Restate connessi, perché nelle prossime ore potremmo avere dettagli nuovi su quella telefonata arrivata la mattina dopo, su un incontro rapido in un caffè lontano dai percorsi soliti, su un copione stampato in fretta e piegato in una tasca. E se quel progetto dovesse davvero accadere, assisteremo a qualcosa che non sarà solo lavoro, ma un modo per raccontarsi senza difese. È il potere delle storie quando trovano i protagonisti giusti. E questa, amici miei, ha tutti i segni di un ritorno che non è mai andato via. Qui è Turkey News Magazine, il posto dove le verità si svelano con grazia e le ipotesi diventano mappe per orientarsi nel labirinto dei sentimenti. Restate con noi, perché il prossimo battito potrebbe essere proprio quello che stavamo aspettando.